Ciao a tutti. Tu vittima, chissà quante volte ti sarei chiesta se hai una dipendenza affettiva e magari anche dei tratti narcisistici. In questo video vorrei fare un po' di chiarezza proprio su questi punti cruciali, descrivendo quali meccanismi si mettono in moto nella psiche della vittima. Ci tengo a precisare che avere dei tratti narcisistici non significa essere affetti dal disturbo vero e proprio. Nella letteratura scientifica viene confermata la tesi che le vittime dei narcisi hanno dei tratti narcisistici poiché sentono la necessità di percepirsi riflesse in un altro che le fa sentire uniche. E questo avviene soprattutto nella fase del love bombing attuata dal narcisista. Tuttavia è fondamentale fare una differenza, nel senso che tali tratti narcisistici sono a grandi linee presenti in ognuno di noi, per il semplice fatto che chiunque ama sentirsi speciale e apprezzato soprattutto dal proprio partner. Il problema sussiste quando la vittima ha la necessità patologica nel pretendere a tutti i costi tali attenzioni da parte dell'altro. In questo caso significa che esistono delle problematiche e delle privazioni affettive originate sin dalla prima infanzia che non sono ancora state risolte. Il meccanismo che si innesca è questo. La vittima vede nel narciso una persona adorabile, ma che purtroppo non è in grado di provare amore. Allora la vittima pensa che se il narcisista fosse amato potrebbe essere addirittura curato e in quel caso l'amore sarebbe reciproco. Tutto ciò accade perché la vittima crede inconsciamente di avere finalmente l'occasione di poter guarire dai conflitti e dalle situazioni irrisolte della propria infanzia. E qui possiamo iniziare a parlare di dipendenza affettiva. Ed è proprio in questo abbaglio che la vittima inciampa, andando a finire diritta nella trappola del manipolatore. Arrivati a questo punto, la vittima commette un altro errore, si illude di amare, ma non può farlo, per il semplice fatto che non ama se stessa. Sostanzialmente la vittima ritiene che ci sia un qualche cosa di sbagliato in lei e di essersi meritata tutta la sofferenza che ha subito nel corso della sua vita. In questo modo va ad innescare un processo di svalutazione, di regressione e di dissociazione, al punto di sentirsi completamente abbandonata, mortificata e inutile. Da ricordare che anche il narcisista è affetto da dipendenza affettiva, poiché non tollera la solitudine in quanto rispecchia il suo vuoto interiore. Ciò che sto per dire può sembrare inverosimile, ma è proprio per mezzo di un narciso che si diventa consapevoli e che si inizia un percorso di guarigione. Mi rendo conto che dopo anni di abusi psicologici, se non anche fisici, tra le prime emozioni che ti assalgono sono la rabbia, l'odio e il sentirti in colpa per esserti fatta trattare a pesci in faccia. E questo accade perché sei una persona sana, ma la consapevolezza sta anche qui, renderti conto che senza tale esperienza non saresti mai guarita e non riusciresti ad amarti per quello che sei veramente. Nella vita nulla viene al caso. Raggiungi la consapevolezza e guarisci. E tu cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.